Potenzialmente in letteratura potenzialmente sì, le applicazioni sono diversissime. Si va, comprende tutte le applicazioni. Lei aveva questa R moscia che le dava una... Stavo in ambulanza, in via Giovanni Pascoli, a Garlasco. A Garlasco? Sì, Via Giovanni Pascoli al numero? 29, la via senza uscita, la trovo subito. Come? È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro. Ma cosa succede? E credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva. Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede? E adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto, lei è sdraiata per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente, eh? No, è la mia fidanzata. Quanti anni ha questa persona? 26. Ma lei è in casa adesso? No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso vi dico cosa è successo. Cosa stai dicendo? Io mi rendo conto che non ho fatto nulla. Questa è l'unica cosa che mi rendo conto. Sono a posto con la mia coscienza, sono a posto con Chiara. Lei lo sa che non ci sono stato io. Lei chi? Chiara lo sa benissimo che non ci sono stato io, lo sa anche chi è stato, perché è stato lui e non io. Non so che altro dire. Questo è quello che posso dire a quello che c'è scritto su questo foglio. Non sono stato io. Non sono stato io.
David Misalici, David Zelani Misalici, cambio mi famiglia, los figlio era Garlasco in quel periodo lì che c'è stato l'omicidio, capito? Il 13/8. Mi ha chiesto quella roba lì. E ha fatto tutto il coso del verbale, no? E poi alla fine il maresciallo gli fa: no, ma lei non c'entra niente perché stiamo facendo delle indagini sull'alibi della madre, perché non siamo convinti. Mi ha detto quelle cose lì, no? Poi lei quel giorno lì faceva dalle 8 alle 20 in caserma. Poi fa sapere, noi indaghiamo. Cos'è indagare? Io quel giorno con lì facevo dalle 8 alle 20 in caserma, no? Quindi, basta, no? Adesso che gli fa casino, no? Il terzo uomo. Chissà cosa avrà detto ai carabinieri il terzo uomo. Perché lei, che ne so, adesso lei era andata su a Milano, no? Perché volevano parlare per quella cosa lì, di tabularsi lì, per sapere se quello che ho detto io, no? E lei si è avvalsa la facoltà di non rispondere. E allora adesso di giornalisti è apparso un terzo uomo, chissà cosa avranno detto i carabinieri, cambia tutto l'alibi, cambia qua, il terzo uomo sono io. Ma chi è che era il terzo uomo? Il giornale? I giornalisti, i giornali, ieri ero qua a casa, il pomeriggio ero su al campanello, io da sopra ho guardato, c'era lì la macchina, una Ford bianca là, che c'era uno col microfono in mano e c'era l'altro dietro là con la telecamera, di chi non sono già venuti qua ieri. Ombre Festival, siamo contenti e lo ringraziamo l'autore Gianluca Zanella, giornalista, scrittore. Garlasco è una matassa molto complessa. Cosa scrive lei nel libro? Qual è la sua tesi? Allora, io più che una tesi ho una convinzione che Alberto Stasi non poteva essere condannato con la sentenza che lo ha portato alla condanna a 16 anni di carcere, al di là del fatto che poi nutro anche dei serissimi dubbi sulla sua colpevolezza. E quindi nel libro ricostruisco quelle che sono state le indagini iniziali, quelli che sono i punti deboli della condanna nei confronti di Alberto Stasi e quella che è all'origine delle indagini attuali su Andrea Semplio, che è la seconda volta che viene indagato, è stato già indagato nel 2016-17, io mi concentro molto su quelle indagini, sulle ombre di quelle indagini. Dovendo dare un suo giudizio su tutta la vicenda dal 2007 in poi, come la sintetizzerebbe da esperto? Una vicenda che dimostra cosa può generare la mala giustizia. Questo, sono convinto, è un caso, come quella si veda, di mala giustizia. Indagini che hanno fatto grandissima confusione all'inizio, una seconda fase dove qualcuno non ha voluto andare avanti e ha voluto sotterrare la polvere appunto sotto il tappeto. Quello che sta accadendo oggi lo vedo come un atto di grande onestà da parte invece della Procura di Pavia, dei Carabinieri di Milano, che soprattutto stanno mettendo in discussione il lavoro fatto dai loro colleghi. Ultimissima battuta, l'aspetto mediatico secondo lei è stato deleterio
le indagini oppure ormai la normalità? Sicuramente abbiamo assistito a una repentina evoluzione del modo di fare comunicazione, soprattutto con questo caso. Nonostante quello che si è detto e si sta dicendo, io credo che l'impatto sulle indagini, l'impatto mediatico sia stato pressoché irrilevante nella misura in cui, se si legge l'informativa dei Carabinieri che è stata resa disponibile con la Discovery dell'8 maggio 2026, ci si rende conto che la stragrande maggioranza di ciò che è stato mediaticamente diffuso non ha trovato spazio all'interno delle indagini. Grazie.